Parlare di autismo vuol dire parlare di una disabilità. La cosa che mi gratifica di più in questo senso è riuscire ad alleggerire al minimo tutte le loro difficoltà. Un parrucchiere come Christian è umano, ti accoglie nel suo negozio. Perché è una cosa veramente che gratifica e appaga in maniera profonda. Madonna! Madonna! Che bravi! Fino a poco tempo fa l'autismo era classificato come malattia. Ricerche iniziate negli anni 40 dal dottor Leo Kanner hanno rilevato che si tratta piuttosto di una diversità neurologica che colpisce circa un bambino su 59. Da barbiere ho riflettuto molto sulle sfide che le famiglie delle persone autistiche incontrano cercando servizi adatti. Per questo motivo oggi ho incontrato Christian. Come stai? Come ti è venuta l'idea di intraprendere questo percorso per aiutare i ragazzi autistici? Appena ho aperto mi aveva chiamato una mamma chiedendomi se potevo fare i capelli a suo figlio che era autistico. Io sentivo parlare di autismo, ma non ho mai né saputo né capito bene cosa volesse dire, perché è arrivata sta mamma con questo bambino piccolo che praticamente era agitatissimo, si muoveva, scappava di qua e di là, semplicemente con tanta pazienza, con 50 minuti di tempo l'ho fatto. Sono arrivato a casa per la prima volta, dopo 30 anni di lavoro, con una gioia infinita. Da quando è che hai iniziato? Da che anno? Ho iniziato nel 2019, appena ho aperto ad aprile e già a maggio era arrivata questa mamma e da lì ho capito e ho iniziato il mio percorso. Adesso faccio 7-8 famiglie, anche di più, in settimana. Ah dai? Sì, e mi arrivano proprio da fuori regione, cioè io Per esempio? da Milano, la settimana scorsa da Venezia, da Mantova regolarmente, da Portogruaro, cioè sai, il Triveneto mi arriva, è incredibile. Alla fine Rovereto è una piccola città ed è sorprendente come questa barberia di montagna sia diventata un punto di riferimento per le famiglie delle persone autistiche, alcune delle quali si spostano per più di 2 ore di macchina per raggiungerla. E ora che siamo qui, Christian, facci capire, quali sono le difficoltà che incontra un bambino autistico nel farsi un semplice taglio di capelli? Allora, le difficoltà che affronta una persona autistica possono essere molteplici. Le luci, i rumori, la folla, percepiscono tutto in maniera amplificata. Qui sta a noi riuscire ad abbassare al minimo tutte queste iperstimolazioni. Ognuno ha la sua peculiarità, non c'è una regola. Con ognuno devo riuscire a trovare la chiave giusta per aprire quella porta. Ad esempio, quando faccio il taglio non posso usare la macchinetta perché il rumore è fonte di stress. Allora uso la forbice in maniera delicata. Ad esempio, con tanti altri uso anche la comunicazione aumentativa, che non sono altro che delle immagini che raffigurano tutti i passaggi che andremo a svolgere. Lo shampoo, il taglio, il phon. Avendo davanti a loro questa sequenza, loro sanno già cosa andranno a fare, perché alcuni non riescono a comunicare. Che cosa ti ha spinto a fare i capelli ai bambini autistici? Vorrei sensibilizzare la mia categoria perché è una cosa veramente che gratifica e appaga in maniera profonda. Vedere la gioia di questi genitori e quanto si riceve, perché alla fine è molto più quello che si riceve che quello che si dà. La cosa che mi gratifica di più in questo senso è riuscire ad alleggerire al minimo tutte le loro difficoltà, creare l'ambiente il più sereno possibile per aiutarli ad affrontare in maniera serena una cosa semplice come il taglio di capelli praticamente. Mi puoi raccontare un episodio che ti è rimasto particolarmente a cuore? 2 settimane fa è successa questa cosa, che sono rimasto da solo per la prima volta con un ragazzo autistico. Sono arrivati da lontano, questo ragazzo di 7 anni non si faceva tagliare i capelli da 5 anni. Per la prima volta i genitori hanno detto a questo ragazzo: allora noi andiamo a bere il caffè, torniamo dopo? Fa sì. Io li guardavo e ho detto: ma come? Guarda, solo non mi era mai successo. Che continuava a dirmi, molto determinato: io non voglio tagliarmi i capelli, Ho detto: ma certo, stai benissimo con i capelli. E dopo gli ho detto: ma come mai non vuoi tagliarti i capelli? E fa: ho paura di tagliare i capelli. Allora piangendo, ero in lacrime, non so come mai, perché appena sono usciti io mi sono messo a piangere e gli ho detto: ma guardami negli occhi, dammi la manina. Gli ho detto: ma tu pensi che io ti farai mai del male? E questo bambino mi guarda, con gli occhi lucidi anche lui, e mi fa: no, ma non voglio tagliarmi i capelli.
detto, ma dai, ti prego, non farmi piangere, vorrei tagliarti i capelli. E allora si è alzato in piedi, si è preparato per farsi tagliare i capelli. Alla fine ci siamo abbracciati e sono entrati subito i genitori che erano usciti in macchina e mi guardavano dentro dalla macchina perché mi fa la mamma, appena ti ho visto ho capito che dovevi stare da solo con mio figlio. Non ti arrabbiare. Cioè, vi guardate, in realtà quello studio che non parla si arrangia tendenzialmente a fare tutto. E quindi lui guarda tanti video su YouTube. Quindi per esempio abbiamo faticato un po' ad accorgerci che Lodovico era diverso. Gli fanno fare questi esami, però in realtà non c'è la cosa che ti aspetteresti di più da queste situazioni. Un parrucchiere come Christian è umano, ti accoglie nel suo negozio, ti fa sentire a casa. Un dottore che studia per 10-15 anni non è in grado di dirti da persona normale che probabilmente tuo figlio è autistico. Te lo sbattono come se fosse la cosa più semplice da dire, quando in realtà per tutti i genitori penso che sia un colpo, perché ovviamente vai a mettere in discussione tutta l'idea che ti sei fatta di tuo figlio, ma non soltanto che ti sei fatto nel presente, ma anche nel passato, perché da quando tua moglie è incinta ovviamente ti immagini che tuo figlio abbia una certa tipologia di vita di fronte a lui, e invece nel momento in cui ti dicono: no, guarda, è autistico, non sappiamo se parlerà, non sappiamo se sarà in grado di stare da solo, non sappiamo che cosa potrà fare, però ogni bambino è diverso e lui lo è di più degli altri. Ecco, mi sarebbe piaciuto aver avuto una diagnosi più umana, ecco. Lodo, non ti arrabbiare, dai, poverino. In questo momento Lodovico si è un po' agitato perché magari il taglio delle persone, la camera e quant'altro, però la bravura di Christian in questo è stata anche quello di dargli i propri spazi, farlo calmare un secondino e poi riniziare con molta calma il taglio di capelli per portarlo a termine. Un bambino autistico ti porta ogni giorno ad avere delle situazioni che, se non sei tu il primo ad affrontarle in modo costruttivo, tendono a sfuggirti di mano. Devi essere sempre tu in ogni momento, che per quanto nella possibilità dell'essere umano cerchi di vedere, come ti dicevo prima, i lati positivi in quello che ti capita. Ci sono dei casi in cui magari dai per scontato che non riesca a fare qualcosa e poi magari ti stupisce completamente. Alle elementari non gli hanno ancora insegnato a leggere e a scrivere, però io so di per certo che già all'asilo, perché lo vedevo fare io con l'iPad, sfidava le persone, gli adulti, su Uno online, il gioco di carte, e le batteva, per farti capire. Qual è la tua visione dell'autismo ad oggi? Viene spesso raccontata un po' la favoletta del bambino autistico, che è vero, che fa faticare di più i genitori, però è una cosa alla fine simpatica perché magari è più intelligente, è un genio di matematica. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, parlare di autismo vuol dire parlare di una disabilità. Quindi è come se il bambino fosse nato con delle capacità diverse e in certi ambiti inferiori rispetto a quelle di un bambino normale. Vieni qua, Lodo! Dai! Lo so, con me ti prendi qualche libertà in più. Bisognerebbe mettersi di più nei panni dei genitori che vivono questa realtà ogni giorno e cercare di aiutarli, perché le persone magari tendono anche a sminuire le proprie difficoltà per evitare di sembrare patetici, di far provare pietà al prossimo. Nella società di oggi si vuole sempre un po' tutti apparire vincenti, però vi posso assicurare che la stanchezza della quotidianità si sente e la provano anche molte più persone di quello che possa apparire dalle foto su Instagram. Quali sono le vostre speranze e i vostri sogni per il futuro di vostro figlio? La speranza è quella che ci sia sempre più comprensione, perché questi bambini, la loro fortuna e sfortuna è che non ti rendi conto dall'esterno che un bambino è autistico. Te ne devi rendere conto, diciamo, nel modo di comportarsi del bambino stesso. Quindi più persone verranno istruite, più ci sarà consapevolezza di questa condizione, più questi bambini potranno vivere una vita serena, perché non gli sarà chiesto di non essere quello che non sono. Prima ci parlavi del tuo blog autismo.it, ti andrebbe di approfondire, di raccontarci qualcosina di quello che tratta? Mi sono reso conto che nella tematica dell'autismo c'era un buco informativo enorme.
Cioè, non c'era nessuno che si prendesse la briga di spiegare determinate problematiche che possono affrontare tutte le famiglie che si ritrovano un bambino con autismo. Ho detto, beh, visto che comunque io mi devo informare, devo studiare, devo affrontare queste situazioni, tanto vale che dopo scriva per gli altri in modo che possano anche loro vedere come ho fatto io, poi ognuno trova la sua strada. Dai un bacino su. Madonna! Che bello! Sì, abbiamo finito, tranquillo. Ma quella tazzina lì però rimane qua, Forbici a Cuore. Che cos'è e di che cosa si occupa? Allora, Le Forbici a Cuore è un'associazione nata ufficialmente a giugno di quest'anno. L'obiettivo principale di questa associazione è quello di creare una rete nazionale di parrucchieri formati e preparati per raccogliere queste situazioni nel migliore dei modi. Ogni parrucchiere dovrà tenere questo corso obbligatorio di 10 ore. Alla fine di questo corso ogni parrucchiere avrà un attestato di qualifica e sarà geolocalizzato sul sito delle Forbici a Cuore. Il lavoro di Christian con i bambini autistici è un viaggio fatto di pazienza, ascolto e amore. Ogni taglio è come un binario che collega mondi diversi, un momento in cui il silenzio e il caos trovano armonia. Ogni città avrebbe bisogno di una barberia come quella di Christian, e questo è il suo più grande sogno. E tu, con un piccolo gesto, puoi partecipare ad avvelarlo.